Amici di Moto.it, ciao a tutti da Edolo, teatro del campionato del mondo di enduro, ma soprattutto per noi della Fantic Motor. Ovviamente io sono di Moto.it, ma qua c'è Mariano Romano, amministratore delegato di Fantic Motor. Ciao Mariano. Ciao a tutti, siamo qui a divertirci finalmente, cominciamo le competizioni con queste splendide moto, finalmente siamo anche in produzione e finalmente possiamo apprezzare il nostro prodotto anche in questo tout-terrain che è veramente fantastico. Infatti abbiamo detto del mondiale di enduro, ma noi siamo qua per il trofeo italiano Scrambler e Special voluto dall'FMI, in particolare dal presidente Giovanni Copioli. E altra novità, oltre alla seconda tappa del trofeo, è proprio la moto, perché abbiamo qua, grazie a Mariano Roman, una novità importantissima per il mercato italiano e non solo. La Caballero Scrambler 250 che debutta proprio adesso, Mariano. Sì, è il primo esordio stagionale di questa moto in assoluto a livello mondiale. È una moto a 360 gradi, veramente versatile, è un prodotto che può veramente, diciamo, far divertire il pubblico motociclistico. Con questa moto effettivamente uno riesce a fare veramente tutto, può andare a bere il caffè in città, può andare a spasso per le nostre montagne, fantastiche montagne, può finalmente divertirsi con le moto. Il prezzo è estremamente competitivo, siamo a 5.790 euro, che è considerato il livello di componenti è veramente un prezzo eccezionale e i cavalli sono 26 cavalli, che però quello che serve per divertirsi a 360 gradi. E l'ho già usata su strada ieri, la potenza è quella che ci si aspetta da un 250 per andare su strada a divertirsi in sicurezza, perché ricordiamo c'è l'ABS che è obbligatorio per legge e comunque è disinseribile per quando si va a fare qualche percorsino così. Esatto, è disinseribile, per cui uno può veramente apprezzare anche un utilizzo abbastanza sportivo sul fuoristrada, e ha un impianto frenante, vediamo, da 320 pinze radiali della Brembo di altissimo livello, ha un motore che appunto è un motore, pur essendo prodotto in Cina, è stato sviluppato in Italia da un engineer italiano e sul quale noi abbiamo fatto diversi interventi per renderlo un prodotto veramente competitivo e affidabile. Il sistema iniezione è un sistema di iniezione italiano dell'Atena, per cui anche il motore è diventato ancora più italiano. Poi componentistica, potete vedere le forcelle rovesciate da 41 con piastre completamente lavorate dal pieno, una chicca per un prodotto di questo livello qui. Possiamo vedere poi la piastra del telaio, anche questa ricavata dal pieno. Abbiamo voluto dare a questo prodotto un aspetto molto artigianale, molto competitivo, con componenti di altissimo livello. E Mariano, grazie da parte mia che mi fai correre, adesso andrò in speciale con Gualtiero Brissoni che ha vinto 5 mondiali, io li chiamo mondiali perché si chiamavano europei una volta, di regolarità, però un mito dell'enduro con me. Vai Brisa! Sicuramente ci sarà una bella sfida fra Andrea e Brissoni, poi ce ne vediamo delle belle. È troppo buono, prenderò tanti secondi da Brissoni. E siamo sul percorso, pensate un po', del mondiale di enduro di Edolo, tappa del mondiale qui in Italia, in provincia di Brescia. E la cosa bella è che ho già usato nel primo giro la mia Scrambler 250 Caballero, quindi posso già raccontarvi come va, perché in gara è stata una gran bella sorpresa. La ciclistica ricalca le ottime qualità della 125 che ho usato nella tappa di Farini, però c'è un motore ovviamente che ha tanta sostanza in più, questo 250 4 tempi. Abbiamo una potenza di circa 26 cavalli, il peso non è di molto superiore rispetto ai 130 kg del 125 e c'è una bella spinta sotto, cambia molto preciso e molto morbido. Adesso guardate che rampa stretta, sono in prima con un filo di gas sul ciottolato bagnato. Vedete che se apro ovviamente slitta di brutto, però la moto si guida molto bene, sospensioni di grande qualità, anche se va detto subito sono tarate piuttosto rigide perché i collaudi Fantic sono stati improntati soprattutto alla guida stradale, quindi c'è tanto sostegno anche in frenata con questo impianto frenante Vibray molto potente. Eccoci qua, proseguiamo sul percorso e sentite che grande spinta che ha questo pepato motore
Motore, ve lo dico subito, è un motore Zhongsheng cinese, però progettato secondo anche le richieste di Fantic Motor, che poi ne ha affinato anche lo sviluppo e l'iniezione elettronica, che viene fornita invece dall'italianissima Athena. La moto ovviamente è tutta costruita, assemblata in Italia, in provincia di Treviso, ed è una moto che va veramente bene. Metto anche una marcia lunga con un filo di gas, cambio molto rapido e preciso e affronto queste salite di montagna senza nessun problema. La moto è molto comoda per il pilota perché c'è un sellone da vera scrambler, manubrio alto e dritto, e la sella è comoda anche per il passeggero. Le sue pedane sono appena alte, ma nel complesso è una moto che per fare delle passeggiate anche in coppia è veramente un gioiellino. Il motore ha anche un bel caratterino, sicuramente è a livello della concorrenza 4 tempi 250 se non di più. Penso ad esempio alla CRF 250 da rally della Honda, come potenza siamo lì se non un filo medio per questa Fantic, quindi c'è tutto quello che serve con consumi molto bassi. Ovviamente oggi non ve li so indicare con precisione perché sono all'interno di una gara e quindi si va sempre col gas piuttosto a manetta, ma è una moto che va decisamente bene anche sotto questo aspetto. Vedete anche nel fuoristrada qua ci sono un po' di sassi, una piccola mulatterina. Nonostante la poca esclusione delle sospensioni, la Fantic si muove molto bene. Ha le gomme stradali tassellate che le permettono di affrontare anche questi percorsi un po' erbosi, bagnatini, senza scomporsi. Ho lasciato l'ABS inserito perché vedete che c'è un sacco di bagnato, e anche in fuoristrada l'ABS sull'anteriore non mi dà affatto fastidio, anzi mi evita di dare delle cragnate per terra quando mi si chiude lo sterzo per il bloccaggio dell'anteriore, mentre poi nel fettucciato, quando ci arriveremo, lo disattiverò perché invece in quel contesto preferisco decisamente poter bloccare le ruote magari nelle curve più strette aiutandomi col posteriore. Però adesso ABS tutta la vita. Poi in fuoristrada vi consiglio di scendere leggermente con la pressione delle gomme. Qui sono arrivato a 1.2, oltre non vado perché non voglio pizzicare le camere d'aria. Meglio patinare un po' di più ma finire la gara con le gomme integre. Vedete anche giù di giri come questa Caballero 250 ha proprio quella coppia che mancava al 125. Posso anche tenere la quarta, fare questo saltino e ho la risposta del motore. Attenzione ad Andrea. Sì. 933 è ho paura, tenetemi Vai Andre! Fango. Ragazzi, la seconda gara è finita, ci siamo divertiti un sacco, ma c'è stato veramente tanto fango. Fango. Adesso ecco le Caballero 250 protagoniste della seconda tappa del trofeo italiano Scrambler. Ci siamo tutti, vieni qua Enrico, che è stato il nostro meccanico, Francesco. E siamo qua ovviamente in compagnia di chi ha reso possibile tutto questo, che è Mariano Roman, amministratore delegato di Fantic Motor. Parlo prima io, Mariano, dico una cosa: il Caballero 250 mi è piaciuto veramente tanto perché il motore è quello che manca al 125, che possono usare ovviamente i sedicenni, perché ha un'erogazione bellissima, è molto facile, i cavalli sono 26, quindi neanche pochi, ed è molto equilibrata anche in fuoristrada. Nel fango è stata messa in difficoltà un po' dalle gomme che sono fatte anche per la strada, perché è una Scrambler, però ciclistica, sospensioni, la qualità della moto è stata notevole. E la guidata alla grande anche quel signore là in fondo che dopo intervistiamo. Mariano, tue impressioni su questa gara e sul tuo team con due piloti un po' particolari. Un giornalista
Il sottoscritto è invece un campione vero come Gualtiero Brissoni. Partiamo da te. Partiamo dai piloti, sicuramente due piloti fantastici, un team meraviglioso, soprattutto anche proprio dal punto di vista personale, che hanno provato in un ambiente molto molto pesante le nostre moto e che tutto sommato hanno dato dei risultati positivi. Ringrazio te Andrea e ringrazio naturalmente il grande Brissoni, che quando eravamo giovani ci ha fatto veramente sognare con le sue fantastiche vittorie all'Isola d'Elba, dove ha messo in riga un po' tutti, e negli altri 5, secondo noi, campionati del mondo che ha vinto, per cui un personaggio veramente storico, fantastico del nostro mondo. Grazie Mariano, e grazie per questa possibilità. È la seconda volta che corro con una Fantic, e correre con la moto dei miei esordi è una roba bellissima. La prossima volta la stessa cosa dovremmo farla col Fantic 500. Presente insieme a Gualtiero? Ok. Eccolo, l'ho fregata dicendogelo così. Facciamo vedere anche la moto del Gualtiero Brissoni, guardatela qua. Poi lui è una volpe dell'enduro. Guardate qua, ha anche coperto questo foro e infatti la sua moto è molto più pulita della mia. Guardate che volpe della regolarità, che quando c'è fango sa tutti i trucchi. Gualtiero, passo ovviamente da te, ha parlato tanto Mariano di te. Com'è stato tornare sulla Fantic in un campionato neonato, però un campionato italiano, mica una robetta? Sai, sono passati tantissimi anni e non voglio ricordarli perché sono parecchi. Questa tipologia di moto è particolare perché lo chiamiamo scrambler, ma in effetti puoi fare tante cose. Per quanto riguarda oggi la prima gara siamo stati un po' sfortunati per l'acqua e fango, ma direi che per la prossima si potrebbe migliorare ancora un po'. Confermo, perché la moto va bene. Adesso passiamo a un'altra persona che ringraziamo, Pietro Secco, ufficio stampa Fantic Motor, che ci ha aiutato e ci ha secondato in questa follia. Infatti lo sguardo un po' da appassionato pazzo ce l'hai, Pietro. Ti sei divertito? Sì, è stato bellissimo stare con te, stare con Gualtiero. La giornata con il meteo non ci ha assistito, però gli ingredienti per divertirci ci sono stati tutti. Le moto si sono comportate come ci aspettavamo, nel senso che davvero le performance non sono mancate e il clima in questo trofeo ci ha gasato. Torneremo. Grazie Pietro, però facciamo dire se le moto si sono comportate bene al meccanico ufficiale. Abbiamo avuto addirittura un meccanico ufficiale che è il signor meccanico. Enrico, cosa abbiamo rotto? Cosa non ha funzionato? Siete stati bravi, non avete rotto niente, quindi insomma bene. Insomma. Ah, qualcuno si è sdraiato? Sì, purtroppo qualcuno si è sdraiato e non si vede, però... Ah no, adesso si sta vedendo. Comunque bravi tutti, bravi al team e insomma grande soddisfazione penso per tutti, insomma. Grazie Enrico, mitico. Però ste moto a noi sono piaciute tanto. Bisogna sentire da Francesco Scomparin, che è il responsabile commerciale di Fantic Motor, se piacciono anche al pubblico. Raccontiamo un po' come sta andando Fantic Motor. Diciamo che le prime vendite stanno andando molto bene. Sfortunatamente abbiamo molte richieste, stiamo iniziando adesso a consegnare i 250, però sia per i 250 che per i 500 ci sono ottime previsioni. Il 125 è una moto che sta andando anch'essa molto bene, considerato che è una moto completamente diversa da tutti gli altri 125 che ci sono nel mercato, quindi diciamo che siamo molto contenti e per il futuro crediamo che possano andare molto bene le cose. Bene, infatti le moto che abbiamo usato 250 sono targate tedesche perché per la burocrazia italiana che è lenta. In Germania sono già riusciti a immatricolarle e omologarle. Confermi Pietro? È proprio così, è vero. Grazie ragazzi, ci vediamo alla prossima allora. Ciao a tutti dal team Fantic Motor. Fango.